Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali, grazie, per la prima metà di novembre e abbiamo la stella e il giudizio, ragazzi. Wow! Sono due carte molto interstellari, direi, molto connesse con quello che è un movimento di tipo spirituale, piuttosto che una presa di consapevolezza, piuttosto che un'intuizione che arriva. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire questi tre oroscopi. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo che questa è una lettura generale, può vibrare come fosse lavoro, come una questione di tipo familiare, insomma cercate voi di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo un 6 di spade, un cavaliere di coppe, un 10 di coppe, un cavaliere di bastoni, la regina di pentacoli, tre di bastoni, 5 di pentacoli e 7 di spade. Queste era meglio se non le estraivo, se non le avessi estratte. Allora ragazzi, partiamo da questo 6 di spade. 6 di spade mi dice che c'è stato un allontanamento, può essere da una situazione, da un luogo, da un modo di pensare, da un'idea. Normalmente il 6 di spade parla di un allontanarsi dai problemi e vedendo che poi c'è anche questo cavaliere di coppe, ho come la sensazione che potreste o andare verso qualcuno o ad un certo punto qualcuno arriva. Allora, considerato che un cavaliere di coppe potrebbe, ma non è detto, far riferimento a una questione affettiva. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 6 di spade. Ok. Abbiamo un re di coppe, un 2 di bastoni, un 3 di pentacoli e la luna. Ho l'idea che qui vi stiate allontanando dall'idea di poter costruire qualche cosa di concreto con qualcuno. Potrebbe essere anche un padre, tranquillamente, perché c'è comunque un re di coppe e qui abbiamo anche un 10 di coppe. Può essere che abbiate bisogno in questo momento di guardare al futuro, di fare nuovi progetti. È come se aveste bisogno di allontanarvi appunto da un certo modo di pensare, da certe idee, da certe credenze. Normalmente se di spade fa riferimento alle credenze limitanti. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 9 di bastoni e la temperanza. È come se qualcuno vi facesse un'offerta, però è come se, considerato il fatto che arrivate, diciamo, da un cambio, da un movimento, avere la temperanza al contrario mi dà la sensazione che non siate pienamente in equilibrio per accogliere questa offerta, di conseguenza per quello che avete questo 9 di bastoni che vi consiglia di proteggervi fondamentalmente.
Devo dire che c'è un certo quantitativo di stanchezza verso la prima settimana di novembre. Può essere stanchezza fisica o soprattutto psicologica, mentale, ok? Visto che comunque si inizia con un 6 di spade e qui abbiamo anche la carta della luna. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Morte e 3 di bastoni. Ho l'idea che abbiate voglia di un rinnovamento all'interno di una relazione, se già siete dentro una relazione. Se siete single, avete voglia di creare una struttura, una famiglia, un senso di unione. Se fosse una questione con la vostra famiglia di origine, per esempio, è come voler ricreare una sorta di armonia, di completezza. E se fosse una questione lavorativa anche. È come questa vostra necessità di tagliare con il vecchio per andare verso il nuovo, per rinascere, per trovare questa completezza. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Matto e 7 di bastoni. Allora ragazzi, io credo che qui la parte difficile del periodo potrebbe essere la quantità, se vogliamo, di fiducia che riponete nell'altro, in voi stessi, in questo progetto. Dipende anche qui dalla situazione di ognuno. Però ho l'idea che non vi esporrete più di tanto perché ho come la sensazione che, appunto, essendo magari in una fase di stanchezza, in una fase un po' di lentezza, diciamo così, ho come la sensazione che non vi sentiate pienamente nel vostro potere personale, non vi sentiate al top, diciamo, vi sentiate un po' scarichi, un po' come se foste in una posizione di svantaggio, come se non foste pronti o se non fosse il momento giusto per fare un movimento, questa rigenerazione. Ed è interessante perché il 3 di bastoni ce l'avete qui e poi lo rivediamo qui. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Allora abbiamo un fante di coppa al contrario, e un mago. È strano perché allora queste due sono due carte di inizio, però sono capovolte ed è come se qualcuno non osasse fare una proposta. Probabilmente può essere che qui ci sia come un rifiuto da parte di qualcuno perché c'è comunque una barriera che è quella o delle condizioni al tipo di offerta che potrebbe arrivare o che potreste fare, come vi dicevo prima, nella prima settimana di novembre. Nella seconda è un po' come non so se rilanciare, non so come rilanciare, cioè come fare una controfferta. Vi dirò, questa regina di denari potrebbe darvi false speranze. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Sei di coppe, cavaliere di spade e 7 di spade di nuovo, ragazzi. Ah, fate attenzione, chiunque sia per voi la regina di denari,
Diciamo che l'andamento di questo gruppo di carte è che qualcuno si avvicina a voi con apparentemente delle buone intenzioni, poi in realtà ho come la sensazione che tenda a bloccarvi o tenda un po' a farvi fare quello che fa comodo a questa persona. È una regina, quindi può fare riferimento a una madre, a un capo, piuttosto che alla persona di interesse in base all'età che avete voi, eh. Diciamo che le regine di solito corrispondono a donne più o meno 35-40 anni in su. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, perché qui ho proprio come la sensazione, ragazzi, che, non, che ci sia qualcosa che non va. Qui in questo mazzo il 3 di bastoni è raffigurato con la luna, quindi a me viene in mente, insomma, mi ricorda tutto quello che è il sogno, il desiderio. Ehm, è come iniziare un progetto, magari è un sogno che avete anche da tanto tempo, però vi dico, se per caso ci fosse una sensazione da parte vostra di essere messi alle strette o qualcuno vi sta mettendo fretta, fate attenzione perché non è una buona cosa, è una tecnica di manipolazione. Il fatto di dire non c'è più tempo, devi scegliere, se no perdi l'occasione. Perché vi dico questo perché poi qui abbiamo un 5 di pentacoli che è una carta di delusione e un 7 di spade che avete anche qui, che è una carta che parla di bugie, di qualcuno che ha cercato di fregarvi letteralmente. Sì, io credo che queste due carte siano qui come per dirvi che questo sarà un periodo dove prenderete consapevolezza di queste dinamiche. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Due di coppe e re di denari al contrario. Mm. Guardate ragazzi, qualsiasi sia il movimento che andrete, cioè il settore, scusate, di riferimento dove voi riuscite ad applicare questa lettura, quello che vi dico è di non farvi incantare dalle parole, di non farvi incantare dalle promesse, di non farvi incantare da quello che vi proiettano nel futuro. Voi vivete nel qui e ora, quindi definite le cose nel qui e ora. Se c'è qualcosa che stride, che ho pubblicato un video forse che spiega come... Cercate nella playlist, non mi ricordo come si chiama, cercate nelle playlist del canale, c'è una playlist che si chiama Calderone Spirituale e lì ci sono una serie di video, diciamo, riflessivi dove tratto temi vari, però era un video del tipo come capire se dice la verità o come capire, non mi ricordo più bene, però cercateli in mezzo, sicuramente lo trovate perché non ce ne sono ancora moltissimi. Però qui è proprio un fate attenzione agli accordi che stringete, ok? Fate attenzione a chi aiutate, fate attenzione a chi date denaro, con chi investite. Anche se fosse denaro in prestito, e l'altra persona vi dice no, no, ma te lo ridò, non ti preoccupare, mm, a meno che non sia una persona che conoscete già da tanto tempo, a meno che non sia... Però qui sento che potrebbe essere una persona nuova perché con questo 6 di spade è come se vi avventuraste verso il nuovo. Va bene, voi comunque tenete gli occhi aperti, non fatevi incantare, qualsiasi situazione ci sia dove avete fretta, dove vi mettono fretta, o dove insistono o dove cercano di farvi il lavaggio del cervello per convincervi, quando c'è qualcuno che cerca di convincervi, anche lì piuttosto prendete tempo. E se vi mettono fretta di, ascolta, io non mi sento di scegliere, di fare questa scelta se non sono sicuro o sicura al 100%, quindi piuttosto preferisco non farla. Se è una frode, se è un imbroglio, normalmente l'altra persona tende ad arrabbiarsi, però non, può essere un indicatore questo, non è detto che reagisca sempre così, eh.
Va bene. Ok, andiamo a vedere che oracolo vi è toccato. Ecco, carta numero 15. Messaggio in una bottiglia. Magari può essere importante il giorno 15 del mese. E qui il messaggio in una bottiglia perché, guardate, io un po' rivedo, no? Il giudizio è la presa di consapevolezza, la presa di coscienza, quello che andrete a istintivamente, anche perché adesso lo sapete con la lettura, quindi tenete gli occhi bene aperti e cercate di vedere quali sono i messaggi, diciamo, che arrivano. mm? I messaggi che stridono quando qualcuno cerca di farvi il coco wash, il lavaggio del cervello. Però qui arriva come un momento eureka, eh? È una canalizzazione, una presa di consapevolezza, un messaggio dall'alto che vi arriva. Guardate, considerato che c'è la bottiglia con il telefono dentro l'acqua del mare, perché questi sono coralli, può far riferimento a una telefonata e col giudizio anche una chiamata, una comunicazione. Fatemi vedere sotto se c'è. Beh, sì, può essere qui, inizio novembre. È come se vi volessero proporre qualcosa, voi però già non vi fidate perché è come un po' se questa persona fosse tante belle idee, cioè l'idea c'è, è anche bella magari questo progetto, ehm, però è come se poi mancasse di praticità, mancasse di concretezza, come se non ci fosse ancora niente di concreto, però vi chiedono già un investimento, una partecipazione, uno sforzo da parte vostra, un compromesso. Quindi ragazzi è come se arrivasse un momento di presa di consapevolezza, per qualcuno è proprio una chiamata, ha a che vedere col passato anche, perché qui abbiamo anche la luna, tra l'altro. Va bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile per, insomma, avere qualche spunto di riflessione in più, per capire come muovervi. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il canale oppure abbonarvi. Se per caso fate difficoltà a trovare il tasto abbonati, credo che sia un discorso di modello del telefono piuttosto che di aggiornamenti, perché molte persone mi hanno fatto presente questo problema, però ecco, se succedesse anche a voi, scrivetemelo comunque nei commenti oppure mi potete anche contattare via mail e cerchiamo comunque di risolvere il problema, d'accordo? Va bene. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!